Così si sente? Fatemi sapere. Si sente adesso? Sentite tutto bene? Perché mi state dicendo che non si sente strano. Oh, ok, così si sente. Niente, tutto a posto, risolto. Allora, stavo dicendo, oggi video un po' particolare. Grande, grazie mille del consiglio. Oggi video un po' particolare, quindi andiamo a fare un video sulla manutenzione ordinaria delle armoniche. Cosa significa per manutenzione ordinaria? Ovviamente ci sono diversi tipi di manutenzione e ci sono diversi tipi di interventi sull'armonica, quindi le armoniche si possono anche customizzare. Oggi parliamo un attimo di manutenzione ordinaria. Quindi la manutenzione ordinaria è tutto quello che concerne sia la pulizia, ma proprio andare a individuare quei piccoli problemi e cercare in qualche modo di risolverli. Stamattina ho fatto le prove con i fishtail, abbiamo un po' di concerti nel fine settimana e ho notato che un po' di armoniche dovevano essere un po' sistemate. Ne ho scelta una in particolare perché penso, o perlomeno così ad orecchio, che il problema che ha questa armonica sia un problema abbastanza comune a tante armoniche che può capitare a chiunque. Nello specifico io ho scelto questa armonica che è una Blues Session, no, una Solist Pro, una Seidel Solist Pro, a cui poi, vabbè, questa armonica ha una storia lunga, poi se guardate vi metto anche dei link sui vari esperimenti che abbiamo fatto su questa armonica. Tendenzialmente una tonalità di Sol, quindi una tonalità molto grave, abbastanza cicciono come suono. Che cosa succede? Che se andiamo a utilizzare un pochino male l'aria, oppure magari abbiamo mangiato, non ci laviamo i denti, molto spesso si sedimentano brandelli di cose che abbiamo mangiato, saliva, o piuttosto abbiamo soffiato troppo forte, le ance che sono molto lunghe su questa tonalità possono intasarsi molto facilmente. Nello specifico questa armonica ha questo problema, quindi intorno al foro 6 e 7 muta, non succede assolutamente niente. Zero, non esce nessun suono. Quindi andiamo a soffiare, aspirare, si sente l'aria che passa, ma lancia sostanzialmente è morta. Quindi incrociando le dita andiamo ad aprirla insieme e capiamo un attimino il da farsi. Incrociando le dita perché quando succede questo tipo di problema o è sporca o lancia magari è andata fuori asse perché comunque l'ho usata tanto questa armonica, ti ho fatto parecchi train, abbiamo comunque spinto tanto su questa armonica, quindi può essere che si sia un attimo spostata lancia oppure ci sia un arching, quindi diciamo l'inclinazione dell'ancia sia troppa, si sia un attimo affossata, insomma sono tante le cose che possono succedere su un'armonica, andiamo a vederlo insieme. Allora, intanto che la smonto, ovviamente per smontare questa armonica ci serve semplicemente un cacciavite, punta a taglio, perché no, cos'è a stella? Sì, a stella, perché è a punta a stella, oppure a taglio, insomma, vedete un po' il cacciavite che vi serve. Non vi servono grandi oggetti per andare a fare manutenzione sull'armonica, un cacciavite, riusciamo a togliere tutto. Allora, andiamo a smontare sostanzialmente tutto quanto. Vediamo se abbasso un attimino intanto. Ho preparato un tavolino d'emergenza e andiamo a smontarcela. Consigliatissimo, c'è anche scritto ovetto Kinder, le viti, Blang, mettetevele tutte qua. Ovviamente non è necessario l'ovetto Kinder, qualunque contenitore va bene, però insomma io uso questo perché almeno poi si chiude e siamo sicuri di non perdere nessuna vitina. Allora, apriamo bene, togliamo le cover, prima cover via, non è neanche tanto sporca perché io le pulisco molto spesso, seconda cover via, e andiamo a svitare i Ritz Plates. Allora, ci sono 5 vitine, molto semplice, e andiamo a capire un attimino che tipo di problema può avere. Fuori una. Tra l'altro questa armonica è un'armonica, come dicevo all'inizio, un po' particolare, perché abbiamo fatto un po' di esperimenti, nel senso che lei è una Solist Pro, nasce con le ance in ottone, un po' come il 90% delle armoniche,
ma può essere un po' pimpata, mettiamola così, montandogli delle ance in acciaio. Io su questa ho voluto esagerare perché ho montato una Ritz Plates della Lightning, quindi il top di gamma per quanto riguarda le ance in acciaio. Solo il Ritz Plates costa più dell'armonica originale, però ho voluto montarglielo sopra per fare un esperimento, anche per vedere se effettivamente un'armonica di fascia media, cambiandogli le ance, suonava meglio o peggio. Il risultato devo dire che mi ha sorpreso, ma neanche più di tanto, nel senso che comunque me lo aspettavo. Comunque diciamo che queste ance sono davvero ottime. Però, come tutte le cose, anche alla Ferrari un po' di manutenzione va fatta. Ole, via l'ultima vitina, mettiamole qua, così non le perdiamo, e andiamo a capire un attimo che tipo di problemi ha questa armonica. 1 e 1, 2. Già la resistenza nel toglierlo mi fa capire che c'è qualcosina di storto. Allora, ritiro su, gna 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 gna, e andiamo a parlare un attimo del nostro tools. Allora, innanzitutto, quando andiamo a togliere il Ritz Plates, andiamo a controllare contro luce che tutto sia libero, ovvero intorno a lancia, quindi tra lancia e Ritz Plates. Magari aspettate che prendo una luce, l'accendo, magari in controluce si vede meglio. Tra lancia e Ritz Plates dobbiamo avere sempre uno spazio, che si chiama gap, uno spazio. Oh, vedete? Si vede? Sì, dai che si vede che siamo fortunati. Ho preso la luce da studio, però si capisce. Vedete che c'è quel profilino fra lancia e Race Plates? Ecco, quel profilino lì deve essere sempre libero. Guardate qua dove c'è il problema. Vedete che il profilo non è libero? Anzi, è proprio spostata. C'è proprio non c'è tanta luce, ok? Quindi quel profilo qua deve essere sempre libero. Che cosa succede? Che se non è libero è andato dentro dello sporco oppure è andata fuori asse lancia. È andata fuori asse lancia, così ad occhio, secondo me questa è un'ancia un po', eccola lì, da raddrizzare, proprio come inclinazione all'interno del Ritz Plates, e poi dobbiamo andare a vedere l'arching, cioè di quanto si sono alzate le ance, di quanto si sono inclinate. Come si fa a vedere se un'ancia è ancora buona? La si va a plincare. Ok, se fosse otturato, qual è il modo migliore per pulirla? Adesso ci arriviamo. Allora, in copertina, adesso ho fatto una foto d'emergenza, ma poi ci faremo la foto quella bella figacciona, ho messo questo strumento. Ok, questo strumento qua ci evita davvero tanti problemi. È uno strumento, vabbè, io l'ho di marca Seidel, ma ci sono di tutte le altre marche, di Oscar, Honor, tutte le case fanno uno strumentino così. Ed è uno strumento specifico per la manutenzione dell'armonica, ovvero non abbiamo bisogno di troppi strumenti. Se abbiamo lui è tutto compreso in questo piccolo affarino che tra l'altro è piccolo, ma vi assicuro che lo mettete nel vostro case e vi salva un po' da diverse situazioni anche di emergenza. Tra l'altro, con questo tools vi arriva anche una chiavetta, se lo ordinate. Poi anzi, vi metto il link sotto se avete voglia di guardarvelo online. Vi arriva una chiavetta con un po', tra virgolette, di consigli, videocorsi su cui andare a lavorare, quindi per capire bene come andare a pulire, fare manutenzione e quant'altro. Poteva essere meglio, lo dico chiaro e tondo, il videocorso. Anzi, non è proprio un videocorso, sono dei piccoli video che vi danno qualche dritta, però insomma, mia nonna diceva piuttosto che niente, meglio piuttosto, no? Quindi, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Quindi con questa chiavetta andate a togliervi qualche curiosità, ma secondo me dovete proprio andare a comprarvi questo aggeggio perché invece vi salva davvero da tante situazioni. Allora, che cosa succede? Con questo aggeggio noi abbiamo, con questo tools, abbiamo diverse possibilità di utilizzo. La prima è quella che tramite la punta, che adesso non so se mette a fuoco bene la camera, ok,
La punta è arrotondata, ma ha uno spessore come se fosse un piccolo cacciavite, in modo tale da poter andare a infilarsi dentro le singole fosse del Ritz-Plate. Quindi con questa punta noi possiamo andare a plinkare, sentite? Andiamo a sentire la vibrazione del lancia. Si sente? Quindi andiamo a plinkare lancia, ma al tempo stesso andiamo a raddrizzarla qualora lancia fosse storta. Quindi se lancia è davvero ha un arching importante, quindi ha un'ancia molto alzata, vuol dire che l'abbiamo usata tanto, abbiamo piegato tanto, quindi che cosa facciamo? Semplicemente con l'unghia andiamo a fargli pressione in modo tale da raddrizzarla all'interno del nostro Ritz-Plate. Nel caso non suoni, come in questo caso, quindi c'è dello sporco, se è stortata, abbiamo anche la possibilità di andare sotto lancia con questa parte, vedete che è tipo un coltellino, cioè tipo una specie di lama, ok? Che non taglia ovviamente, però è molto sottile. Quindi questa parte ci consente di andare sotto lancia, ok? E andarla a alzare e raschiare, pulire fino al fondo. Attenzione a non spingere tanto, altrimenti piegate lancia. È semplicemente per andare ad alzarla e quindi anche sulle ance, magari tipo questa. Adesso questa qua aveva un problema sulle note un po' più acute, quindi andiamo a plinkarla verso l'alto in questa maniera qua. Quindi vado a inserire sostanzialmente il plink tenendo un dito di qua, ok? E vado poi ad alzarla dall'altra parte, in questa maniera. Quindi ci vado a infilare sotto questa piccola lama, questo piccolo spessore, in modo tale da muoverla, già muovendola senza andare a spingere troppo, muovendola poco, 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 riusciamo a muoverla in maniera manuale e quindi eventuali residui secchi, così si possono comunque togliere. Quindi vado a plinkarla un attimino, vado a spingere un attimino, cerco di entrare sotto con il mio tools sotto lancia e vado semplicemente a vedere fino a che punto appunto non andate a spingere troppo, dovete solamente vedere, esatto, aspettate che sto parlando con voi, sto prendendo dentro, dovete andare a vedere fino a che punto arriva il vostro tools e niente, semplicemente lo spingete sotto e lo portate sopra in questa maniera. E teoricamente un po' di schifezze le avete tolte. Questo per andare a togliere in maniera, diciamo, molto incisiva il vostro sporco. Se dovete invece pulirle e basta, lasciate le piastre in ammollo acqua-aceto, 50% acqua, 50% aceto, una notte intera e poi il giorno dopo con un cotton fioc andate a pulirle. Questo invece è un intervento un po' più invasivo che quindi vi consiglio di fare o se avete un po' di esperienza oppure magari su delle armoniche che comunque sapete che sono arrivate all'ultimo. In questo caso sicuramente io l'ho usata perché l'ho usata dopo cena, subito il concerto era subito dopo, quindi non mi sono lavato i denti, ahimè, ci hanno dato a mangiare anche cose abbastanza sostanziose, quindi sicuramente qualche cosa si è depositata. Adesso guardarla così sotto la luce della camera mi sembrerebbe tutto abbastanza libero. È un po' stortino, 1, 2, 3, ce l'abbiamo, il 6, il 7, no, sì, sono un po' stortine le ultime. Ok, ad esempio questa. Che cosa succede? È un po' storta rispetto all'asse, quindi io controluce vedo che è molto vicina all'ancia al Ritz-Plate. Quindi cosa faccio? Sempre col mio tools, vedete che c'è questa sezione quadrata. Ecco, questa sezione quadrata serve per andare, vediamo se riesco a farla tramite la camera, ecco, andare ad essere infilata qua. E sostanzialmente girando poco, non tanto, girando un po' la base dell'ancia, riusciamo a raddrizzarla se c'è caduta l'armonica, si è stortata, esce già dalla fabbrica un po' stortina, può succedere la qualunque, riusciamo a raddrizzarla. Adesso io nello specifico vado a raddrizzarmi quest'ancia, ma di poco, finché non vedo, esatto, finché non vedo che
va praticamente a liberarsi lo spazio. È un po' bella storta quest'ancia, ci ho fatto un po' troppi over. Esatto, è bella stortina. Però vabbè, ce l'abbiamo. Come arching tenete sempre presente come utilizzate l'armonica. Tendenzialmente l'inclinazione dell'ancia non deve essere tantissima, ma non deve essere neanche bassissima. Poi dipende se avete un'armonica preparata per gli overblow, se avete un'armonica preparata per essere un po' più reattiva, oppure un pochino più volete un po' più di volume. Insomma, poi i setup si fanno in base a come suonate l'armonica. Io per come la suono preferisco una preparazione standard e avere l'ància bella libera che suona, perché se no andiamo magari a fare più virtuosismi, ma poi l'ància non è libera, non suona e quindi abbiamo un suono che fa un po' schifo. Quindi io prediligo sempre il suono bello. Abbiamo raddrizzato un po' tutte le nostre ance, io nel frattempo stavo lavorando anche sull'altra piastra. Se andiamo a plinkarle dovremmo sentire, esatto, che sono tutte belle libere. Questa ad esempio, sentite? Non è libera. Quindi quest'ancia va raddrizzata, perché se il plink non ti dà l'effetto molla, bleong, ok, vuol dire che tocca dentro da qualche parte. E quindi se tocca dentro, l'ància non suona. Ok, sentiamola. Adesso suona. Avete capito come funziona? Tendenzialmente la manutenzione base è proprio questa. Andiamo a fare un check di tutte le ance, le plinchiamo, sentiamo se sono belle libere. Se non sono libere, stiamo sostanzialmente avendo uno strumento che ha qualcosa che non va. L'ultima ancettina, questa qua dovrebbe plinkarla bene. Yes. Tiriamola un po' più in là e siamo a posto. Quindi tendenzialmente il lavoro da fare è questo: togliete un po' tutto lo schifo che c'è fra il Ritz Plates e l'ància, andate a grattarla un pochino con la parte, ripeto, questa parte qua, ok, che serve anche ad altro, però per quello che stiamo facendo oggi il discorso è un po' quello, quindi la infilate sotto, spingete fino a dove arrivate, non forzatela e togliete indietro in modo tale che l'ància si vada bene ad alzare, raddrizzatela e poi plinkatela. Sentite? Questa qua è un po' più bassa, quindi dobbiamo alzarla. Ce l'abbiamo. Plinchiamo anche questa, che questa qui è un po' bassina, dobbiamo alzarla. Ce l'abbiamo. Plinchiamo. Ce l'abbiamo. Ultima, penultima, ultima. Ok. Bene, suonano tutte. Prova del 9, andiamo a rimontare il tutto. O se avete domande, dubbi, chiarimenti, fatemelo sapere. Allora, quando andate a rimontare, mi raccomando, segnatevi sempre la parte superiore e la parte inferiore. Nel caso di questa armonica, nello specifico, non c'è problema perché abbiamo tipo una tacca che ci indica proprio dove si va a incastrare la cover, che deve essere sempre verso l'esterno. Quindi andiamo a mettere questa tacca verso l'esterno, ce l'abbiamo tutte e due, perfetto. Andiamo a rimontare il tutto. Stracchete. Rimettiamo le nostre vitine e vediamo, speriamo che funzioni. Allora, piccolo consiglio, prima di rimontare tutta l'armonica e magari avete fatto un lavoro a vuoto, montate solamente i due Ritz Plates, proprio così, con due vitine al volo, e andate a vedere se funziona, perché se no, se non funziona dobbiamo tornare indietro e rifare il lavoro. Io spero proprio che vada, perché questa armonica era messa davvero male, 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 male. Non suonavano. Sentiamo. Yeah! Yes, funziona, funziona, possiamo rimontarla. Ok, andiamo a rimontarla. Ovviamente state attenti quando fate questo tipo di operazione senza le cover, perché ovviamente se vi andate a ciucciare tutti i Ritz Plates, l'avete appena pulita e ci mettete una sbavata dentro, andate a fare solo che danni. Però se stiamo belli leggeri, cercando di mettere le labbra solamente sul comb, non dovrebbero esserci problemi. Però piuttosto che montarla e poi avere un'armonica che poi non funziona,
e rismontarla, tanto vale fare la prova del 9 subito. Questa era abbastanza pulita, io le pulisco una volta al mese tutte le armoniche, quindi non c'era bisogno di ripulirla. Andiamo a rimontare tutto e vediamo effettivamente, ma se tanto mi dà tanto, suonava prima, adesso sta a vedere che la monto e poi non va più, non penso, però vabbè. Allora, tra l'altro queste armoniche siede sono molto belle perché hanno queste viti, sono piccoline, con il forellino, maschio e femmina, e quindi sono molto comode, però bisogna stare un po' attenti perché c'è una parte più cicciona e una parte un pochino più stretta da andare a beccar bene. Allora, primo comb, tacchete, tacchete, una l'abbiamo messa, anche qua attenzione, quando andate a rimontare le cover, fate attenzione a una cosa, nel senso, un po', ok, non stringetela troppo subito, anche qua andate semplicemente a stringere le vitine quel che basta per non far muovere il vostro comb. Perché? Perché poi dobbiamo montare anche la seconda parte, quindi se stringete a chiodo il comb e lo stringete storto, potrebbe essere che magari è fuori asse, andate a stringere troppo, piegate la vostra cover e se la cover finisce sul bordo la piegate, poi la buttate via. Controllate sempre, vedete ad esempio qua era un po' in avanti, lo smogliamo un attimo, controllate sempre che ci sia un filino di spazio fra la cover e il comb, in questa maniera, lo vedete? Questo è fondamentale perché se la montate avanti, la vostra cover, come dicevamo prima, magari poi la chiudete e stringete tanto, andate a rovinargli il profilo e poi avete delle perdite di aria. Ok, perfetta, sono tutte dentro in sede, gli diamo una bella stretta e andiamo a fare la prova del 9. Adesso guardate, l'ho rimontata, non funziona niente, sono sicuro, perché è sempre così. Però il bello della diretta, dovrebbe funzionare. Proviamola? Yes! Funziona. Quindi, con pochissima spesa, ve l'ho comprato una volta, costicchia, non è che non costicchia, però ve l'ho comprato una volta, vi dura, non scade, è metallo, con un aggeggino del genere riuscite a mettere a posto sostanzialmente l'80% dei problemi che possono subentrare in un'armonica. Questa è una manutenzione molto semplice, ordinaria, come abbiamo visto in una ventina di minuti, parlando in maniera super easy, ma se state giù a tuono 10 minuti la fate questo lavoro, riuscite a portare a casa un'armonica e quindi non a cambiarla, non andate a buttare uno strumento che magari vi sembra rotto, ma in realtà è semplicemente da mettere un po' più in bolla e da pulire. Va bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Io questo lavoro adesso lo devo fare su altre 4 armoniche, ve lo evito, però se avete domande, dubbi o chiarimenti scrivetelo nei commenti oppure anche su Telegram per chi fa parte già della Lucignolo Academy, venite a trovare anche su Telegram, se avete domande, qualunque cosa, nel limite del possibile, vi rispondo il prima possibile. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!